Come capita spesso ai registi, io non avevo un'idea particolare, precisa del film. Mi sembrava che fosse un film così da cineclub, da festival. Non pensavo mai che avesse delle grandi possibilità per il pubblico. Questo film è stata una lezione molto durevole, infatti è un film di cui si parla poi continuamente e devo dire che Pontecorvo è diventata una figura di riferimento internazionale praticamente con un solo film. Et il n'y a pas d'autre parti pris que celui d'exprimer le droit à la liberté et à la libre jouissance de son territoire. Pauline Kael, che allora era la star della critica cinematografica americana, fece una recensione straordinaria chiudendo dicendo che Gillo Pontecorvo era il tipo di marxista più pericoloso, un poeta marxista. Devo dire che Gillo, a me, che è un personaggio straordinario, come ha dimostrato in tanti aspetti della sua vita, perché io non so, forse non si sa oggi che Gillo è stato il capo della frangia giovanile della Resistenza nell'Italia settentrionale. È un signore che per un anno e mezzo ha rischiato la vita tutti i giorni sotto i tedeschi. Successivamente si scoprì un talento di fotografo, gli è sempre piaciuta molto la fotografia, infatti i suoi interventi sulla fotografia dei suoi film sono anche il frutto di una profonda conoscenza della fotografia o comunque di un amore per la manipolazione del materiale fotografico. Infatti tu sai che lui è nato al cinema, lui era un po' indeterminato come scelta, era fotografo, non sapeva bene cosa voleva fare della sua vita e vide Paesà di Rossellini a Parigi e rimase sbalordito, dice questo è quello che devo fare. Il quadro che disegna non è solamente impressionistico, non è solamente una fotografia o una ricostruzione della realtà, ma è anche una riflessione sulle cause. All'inizio degli anni 60, in un momento in cui tutto il mondo del colonialismo era in agitazione, Gillo Pontecorvo e Franco Solinas volevano fare un film sull'Algeria. Per fare questo film erano anche andati in Algeria, prima ancora del Trattato di Évian che avrebbe sancito l'indipendenza dell'Algeria, però era un momento abbastanza tranquillo. E anzi, a testimoniare questo momento c'è una famosa fotografia di Gillo sull'alto di una collina assieme a un soldato del Fronte di Liberazione Nazionale che guarda giù verso un campo francese tranquillissimo. Voglio dire, è proprio un momento di transizione in cui la guerra stava per finire e quindi era possibile fare questo. Seguivano molto più, inimmaginabilmente di più, i fatti politici, i fatti degli altri, tra virgolette, e l'Algeria in particolare. E quindi, seguendo questa corrente, non io solo, ma anche Solinas, tutte e due seguivamo con passione i telegiornali che parlavano di quel che succedeva giorno per giorno in Algeria. Il mio rapporto con Solinas, prima di tutto, è segnato dalla parola gratitudine. Io devo moltissimo a Solinas, per fortuna avevamo lo stesso gusto, direi, lo stesso tipo di approccio, sia politico che anche estetico. Quello che ha affascinato Pontecorvo e Solinas a questo punto non era il trionfo finale della guerra che aveva portato poi appunto al Trattato di Évian e all'indipendenza algerina, ma era il periodo tra il 54 e il 57, culminato soprattutto nel 57 con il grande sciopero generale organizzato miracolosamente dall'FNL nell'Algeria ancora totalmente francese e la momentanea sconfitta della parte indipendentista che era passata questa fase, questa vicenda diciamo, alle cronache, alla storia come la battaglia d'Algeri. La battaglia di Algeri era il nucleo centrale di tutto quello che è successo in Algeria, anche se la guerra avveniva nelle montagne, nell'Ores, eccetera. Ma la battaglia a Algeri era decisiva e è stata decisiva anche per influenzare
quelle masse di francesi che hanno cominciato a premere perché si liquidasse e si arrivasse a un altro rapporto con l'Algeria, cessando la guerra. Quello che gli emozionava raccontare, quello che gli piaceva raccontare era la difficoltà del fare una guerra civile, clandestina, e soprattutto la volontà corale, la volontà popolare, la capacità dell'FNL di mettere in moto, innervare, galvanizzare un'intera popolazione in una vicenda che in quel momento finiva in una momentanea sconfitta, ma che poi avrebbe continuato come un fiume sotterraneo fino alla vittoria finale. Gillo Pontecorvo e Franco Solinas volevano fare un film sull'Algeria. Un film diverso da quello che poi sarà la battaglia d'Algeri, totalmente diverso, si doveva chiamare Parà ed era una storia vista molto dal punto di vista occidentale. Era la storia di un ex paracadutista che si converte in un certo senso dopo aver vissuto un'esperienza molto brutale in Algeria, ma che comunque vedeva tutta la vicenda dal punto di vista strettamente occidentale ed europeo. Dopodiché, in effetti, questa storia si è fermata, non rispondeva al clima del momento e il film, la storia del film ricomincia 2 anni dopo, ricomincia nel 64, quando invece un emissario della Fronte di Liberazione Nazionale a cercare un regista di sinistra per fare un film sulla loro grande guerra. Je faisais partie de ce Front de Libération Nationale. Moi, j'étais le chef principal avec le grade de colonel. Ce qui fait que moi, je me suis trouvé en prison, jugé, condamné à mort 3 fois. J'ai été transféré en France par la suite. Et c'est comme ça que j'ai écrit mes mémoires, etc. Lorsqu'on est en prison, ça constitue un lieu de méditation et de réflexion. Laisser un message à travers ce petit livre. Je ne savais pas ce qui devait m'arriver. La guerre pouvait durer 20 ans ou 30 ans. Et donc, il fallait laisser ce message à la génération à venir en disant, voilà une étape, une partie de ce qu'on a vécu pour libérer le pays. C'était dans ce but-là, déjà. Et une fois la guerre terminée, en 62, j'ai lu un article disant que les Italiens et d'autres encore voulaient faire un film sur la guerre d'Algérie, notamment sur la ville, parce que c'est le cœur, le poumon de l'Algérie. Et c'est comme ça que j'ai dit, tiens, j'ai écrit déjà un truc et il faudrait que je le mette dans un langage cinématographique. Et je vais en Italie, pays méditerranéen, à la recherche de quelqu'un qui puisse m'aider pour faire ce film. C'erano 3 registi che erano stati selezionati come possibili registi. Uno era Francesco Rosi, che però era occupato a fare in quel momento il momento della verità e quindi non ha potuto accettare. Il secondo era Visconti, con cui non si trovarono d'accordo. Il terzo era Gillo Pontecorvo. Gli algerini che volevano fare un film sulla loro rivoluzione, sapendo questo, sono venuti nella persona di un grande mio amico che è Sadi Youssef, che è diventato un grande mio amico, Sadi Youssef, portandomi un soggettino. J'ai montré mon scénario. Il m'a dit jette-le à la poubelle parce que c'est pas comme ça qu'on fait des films. Il soggettino era, come tutti i soggetti scritti dai non professionisti, soltanto un pamphlet laudativo della loro rivolta, e ho detto guarda, se si tratta di questo non lo facciamo neanche per ridere. Lo stesso ha detto Solinas, anzi con parole più dure. Però se vi interessa, siccome noi siamo da tanto volti verso questa materia, proviamo a scrivervi una cosa proprio per voi, cioè non facendo più il colonialismo in generale, ma sull'Algeria. Sadi ha portato la sua persona e la sua esperienza e la verità della sua esistenza dentro il film. J'ai invité tout ce monde-là, surtout Pontecorvo et Solinas, pour venir en Algérie. Ils sont restés près de 2 ans, enfin plusieurs mois. Pourquoi? Pour
rentrer dans la peau du combattant en interviewant tout le monde, voir comment que les gens mangent, comment qu'ils réagissent, enfin, tout un système de façon à comprendre ce que c'est que la révolution algérienne. Et ainsi, je lui ai montré tous les endroits et en prenant le livre, j'ai dit voilà, la grève de 8 jours, ceci, ça c'est des événements qui ont aidé l'Algérie à faire un pas vers l'indépendance. Mais il faut respecter tout cela. La ricerca del tono di verità era facilitata dal fatto che sia io che Solinas, lo sceneggiatore, avevamo chiaro nella testa, eravamo convinti che in una guerra, anche se da una parte c'è la posizione giusta storicamente e dall'altra la posizione sbagliata, ma sia gli uni che gli altri nel fare la battaglia, nel fare la guerra, fanno delle cose piuttosto brutte, sia l'uno che gli altri. Ci è venuto abbastanza facile di arrivare a un tono di equilibrio che pur non nascondendo che noi siamo decisamente contro il colonialismo e quindi eravamo tra quelli che si auguravano a quell'epoca che l'Algeria si liberasse dalla Francia, ma malgrado questo vedevamo che c'erano anche delle motivazioni giuste da parte della Francia. Le difficoltà per la realizzazione di questo film erano prima di tutto economiche, perché i produttori che a quell'epoca mi proponevano un film alla settimana perché il film precedente Capò era andato all'Oscar, che quindi mi cercavano, io dicevo sempre di no perché per mio difetto, perché sono difficilissimo a decidermi, e invece quando ho detto adesso ho io una cosa da proporre a voi, ma tutti avevano un momento di perplessità, poi dicevano no, ma proprio perché si deve fare questo film? Un produttore che per carità di patria non nominerò mi disse ma che c'è scritto Fesso qui? Dico perché? Perché ma cosa vuoi che freghi agli italiani dei neri? Finalmente abbiamo deciso con Franco Solinas, con alcuni amici, di farlo noi, cioè troviamo quelle 4 lire iniziali che servono. Sono andato da Musu, che era stato il mio direttore di produzione in tutti i film precedenti, a cui sono molto grato perché era stato un organizzatore generale straordinario, e gli ho detto senti Antonio, perché non fai il salto di qualità e diventi produttore? Dice sì, ma con che soldi? Dice vabbè, firmiamo un po' di cambiali, gli algerini mettono il 45% del costo del film. La mattina dopo mi ha telefonato, anzi ti ringrazio, ci ho pensato, è una grande occasione, e così siamo partiti. Sadi Youssef invece è stato utilissimo perché conoscendo la Casbah come le sue mani, ci ha indicato provate a vedere in tale caffè, in tale zona, per trovare queste facce che io cercavo maniacalmente. Sono un maniaco della rassomiglianza, della vicinanza somatica del personaggio che interpreterà i vari ruoli, dei personaggi che interpreteranno i vari ruoli, con quello che si è pensato scrivendo. Preferisco prendere uno, come si suol dire, dalla strada, cioè uno che non ha mai fatto il cinema, ma che abbia la faccia giusta, che avere un attore che abbia una faccia meno giusta. A cercare per settimane e settimane nella folla, nella gente che si incontra per strada, si finisce per trovare il personaggio giusto. Ma per me è importante come per un pittore a cui si dica vabbè, questi sono i colori, certo non sono quelli che tu volevi, ma concorno, se volevo quel colore o quella faccia è decisivo trovarlo. Il m'a dit, toi d'abord, je vais te recruter comme acteur. Je ne connaissais pas le cinéma. Je n'ai jamais fait de... Sauf chez Pépé le Moko, à un moment donné, j'avais 12 ans. On voulait me faire jouer comme figurant, comme garçon de la Casbah. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas un acteur.
J'ai travaillé dans le vrai. C'est ma véritable histoire, la véritable histoire des Algériens, des Algérois, surtout d'Alger. Et il m'a dit, tu as une tête qui peut faire l'affaire. Alors j'ai pensé, moi j'ai dit, tiens, je vais accepter, ça me permettrait de contrôler toutes les scènes qu'il envisageait selon ce que je lui ai montré, pour qu'il ne dévie pas et rentre dans pour romancer le film, etc. E l'approccio di Gillo è sempre quello di fare un film sotto quello che lui chiamava la dittatura della verità, quindi facce vere. Beh, la più vera di tutti era quella ovviamente di Youssef Sadi, ma per esempio il protagonista Lila Pointe, l'analfabeta il ladro analfabeta, piccolo imbroglione, che cresce politicamente fino a diventare il leader della Casba e via dicendo, era un personaggio molto simile al personaggio che interpretava all'inizio, cioè si chiamava Ibrahim Hajjaj, era un qualsiasi poveraccio con una bellissima faccia. Totalmente privo di preparazione, non solo a recitare ma a qualsiasi altra cosa. Ha sempre avuto questa grande capacità di tirare fuori una recitazione estremamente naturale, quasi da documentario, da queste persone attraverso l'imitazione. Cioè lui gli insegnava ogni singola inquadratura e questi alla fine diventavano quelle facce straordinarie. L'unico attore, se si può dire così, del film era quello che ha fatto il colonnello Mathieu. Si chiamava Jean Martin ed era un attore di teatro che Gillo ha visto in scena a Parigi, in un piccolo teatro, e che gli era molto piaciuto, che per di più era anche una persona di sinistra, ironicamente visto il personaggio che interpreta, e che era uno dei firmatari di un famoso appello per Algeria, quindi insomma un amico in questo senso. Un jour, Gillo Pontecorvo cherchait quelqu'un qui puisse jouer le colonel Mathieu dans la bataille d'Alger. Il ne voulait pas d'un acteur professionnel, ce que je peux comprendre très bien. Je jouais au théâtre. J'ai donc créé En attendant Godot, Waiting for Godot. J'ai fait des petits rôles dans des films de metteurs en scène très à la mode à l'époque et qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. On cherchait un personnage qui puisse incarner physiquement et un officier qui puisse diriger ses hommes et montrer les pyramides, un bon acteur. Parce qu'un amateur ne peut pas faire ce qu'a fait Mathieu. Pontecorvo, il est donc venu un jour à Paris, il était à Rome, il est venu à Paris avec dans sa valise un uniforme de para. On est allé dans un café de la rue de Varennes, tout près d'ici. Il m'a dit, tu vas t'habiller en para dans les toilettes. Je suis ressorti en para des toilettes, au grand étonnement des gens qui étaient là. On a été dans une petite rue déserte. Et puis il m'a dit, tu marches dans la rue. Et puis moi, je te photographie. Les quelques rares passants qui sont passés là étaient un peu étonnés. Je me suis dit, après tout, ça doit être ça, le cinéma. Et 8 jours après, il m'a dit, voilà, c'est toi qui fais le rôle. J'ai pas préparé le rôle en tant que militaire parce que j'ai été moi-même militaire à la Libération, au moment de la libération de la France. J'ai horreur du métier de militaire, j'ai horreur des militaires et il n'y a rien au monde qui m'intéresse moins que toute la soldatesque. Que Pontecorvo voulait avec raison que le personnage ne soit pas un personnage, ce qu'on appelle une vieille culotte de peau en français, c'est-à-dire un militaire à tout crin. Et en plus de ça, pour faire passer le message, il fallait... Le film n'est pas un film anti-français, pas du tout quand on le regarde bien. Et on a pris grand soin, Gillo Pontecorvo en tant qu'Italien et moi en tant que Français, à tenir la balance égale entre le point de vue algérien et le point de vue français. Il film è girato in bianco e nero con disappunto di parecchi tra quelli che avevano coprodotto con me il film. Volevano il colore perché io ho detto volevo assolutamente il bianco e nero perché avevo, a parte il fatto che mi piace di più, ma questo è discutibile, ognuno ha i suoi gusti, ma
per dare un senso di verità, perché a quell'epoca la gente entrava in contatto con la cronaca, con la storia, attraverso i cinegiornali che erano in bianco e nero. La fotografia della battaglia d'Algeri è stata in un certo senso uno sviluppo di quella che Pontecorvo aveva già sperimentato con Capò, e cioè un bianco e nero estremamente contrastato che ricordasse un po' il tipo di grana e anche di atmosfera dei cinegiornali, cioè qualcosa che facesse assomigliare quanto più possibile il film a un documentario rubato alla realtà. Qui la cosa voleva andare ancora più all'estremo. Gillo già mi conosceva sul film di Capò e su Totò e Carolina, e sapeva il mio amore per la macchina a mano. Gillo è un continuo, deve essere reportage. Ah Gillo, mi hai preso per questo? E gli ho detto, guarda, siccome io voglio che il film rassomigli molto a un documento rubato, e quindi ho intenzione di controtipare il film, tutto il film. È evidente che si accentuano certi contrasti, una certa granulosità, che era proprio quello che io volevo. Invece Marcello fu disastrato da questa mia... quasi stava per dire di no, non faccio il film, perché voleva dire, far vedere un controtipo vuol dire che io non sono buono. Gillo e Gatti pensarono di sperimentare una pellicola che Pontecorvo definisce schifosamente morbida, che è la DuPont 4, e di fare una serie particolare di lavorazioni, per cui alla fine infatti hanno ottenuto questo bianco e nero molto contrastato ma tutto leggibile, che è appunto l'apparenza di una ripresa documentaria. Capò c'era più grana, c'era più sofferenza. La battaglia d'Algeri vicino a Capò, ma sono fratelli e sorelle tutte e due, si rassomigliano. Sembrava che ci fossero dei problemi, ma in realtà le cose sono uscite abbastanza facili, anche perché Sari Yassef, che era il coproduttore algerino, aveva un tale prestigio e potere che ha fatto accomodare un po' tutto. Il giornale algerino mise a disposizione troupe, comparse, mezzi, che infatti ha una visione strettamente filologica, tra l'altro, appunto dei mezzi impiegati risulterebbero non perfettamente storici, nel senso che magari i carri armati sono cose che sono arrivate successivamente, eccetera, eccetera, però ci fu decisamente un grande aiuto e ci fu un aiuto addirittura nel permettere a Pontecorvo di tirare fuori di prigione un piccolo manigoldo che lui aveva selezionato per la faccia, e quindi il governo algerino gliel'ha prestato sotto sorveglianza per fargli girare le scene che Gillo voleva. Era un piccolo ladro, è stato il suo momento di gloria. Nel film sono stati impiegati moltissimi algerini per una ragione molto semplice, che giravamo in Algeria e per di più dentro la Casbah, quindi noi che non avevamo una lira è chiaro che preferivamo prendere della gente magari non tanto preparata, ma che era in loco, che farla venire dall'Italia. La popolazione ci voleva un bene matto, ecco, perciò erano delle volte un po' bugiardi, nel senso che il Gillo voleva 300 persone, ne arrivavano 4, oppure ecco, queste cose qui, ma potevamo entrare nelle loro case, citavano il tè, il loro pane se c'era. Era un film che facevamo per loro, porca miseria, sentivano il film. Gillo era come un santone che camminava per le vie d'Algérie. Je ne suis pas certain qu'ils aient très bien compris quel était le but final de Gillo Pontecorvo. Il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le climat de l'Algérie était
un climat complètement émotionnel. N'oubliez pas que l'indépendance avait eu lieu 2 ans, 3 ans avant, donc c'était très très récent, ce qui fait que quand on a tourné toutes les scènes d'émeutes et de révolte, c'était une chose que les gens, ils n'avaient pas l'impression qu'ils tournaient un film, ils avaient l'impression qu'ils revivaient des événements qui étaient encore très présents à leur mémoire. Et j'ai vais vous dire qu'à certains moments, on avait l'impression qu'il n'y avait plus de caméras, il n'y avait plus de films, il n'y avait plus rien du tout. Il y avait seulement une population complètement en train de vivre les événements qu'elle avait déjà vécus et qui était prête à tout démolir sur son passage. Et la Casbah, la bombe qui a fait 75 morts et quelques, on a reconstruit les maisons de la Casbah. Et on a reconstitué avec des gens qui ont posé une bombe et le quartier a explosé comme avant. J'ai dit, cet endroit, c'est là où est mort Ali Lapointe, on va construire. J'ai dit, c'est moi qui paye. Et c'est là où est mort Ali Lapointe et je veux que tu tournes cet endroit-là. Celui que vous voyez dans le film, on le fait comme ça, il va à la mort. On le prend, il dit l'Algérie, vive l'Algérie, Allah Akbar, tout ça. Et puis on lui fait ça. C'est un véritable condamné à mort. Dans le vrai, il était condamné à mort. Badji, il s'appelle. Condamné à mort. J'ai fait jouer ce type-là, parce qu'il a de l'expérience de condamné à mort. تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر. J'ai le souvenir, la première scène que j'ai tournée, le jour même de mon arrivée à Alger, c'est la scène où le colonel Mathieu vient, après qu'on l'ait torturé, vient récupérer l'arabe, l'Algérien, qui a donné l'adresse d'Ali Lapointe. Et je dois dire que j'étais assez impressionné parce que la scène s'est tournée dans la prison Barberousse à Alger et il y avait encore l'échafaud qui avait servi la veille pour tourner la scène de l'exécution du condamné à mort. Je dois dire que ça fait rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Effectivement, c'était très difficile de jouer mon propre rôle, d'autant que ces actions-là, je les ai faites dans le vrai, en risquant ma vie. Mais là, c'est devenu un jeu auquel je me laissais entraîner et diriger par... Il y a eu des accrochages entre nous. Par exemple, la scène où je suis déguisé en femme avec Ali Lapointe. Pendant cette scène-là, on l'a répété, je ne sais pas combien de fois. J'ai failli arrêter le film ce jour-là. Comment? Écoute, tu veux m'esquinter? J'ai dit, 7 fois, au moins sur 7, tu as déjà une de bonne au moins. Mais pourquoi tu me fais faire encore Et c'est plus tard que j'ai compris. Il y avait la scène où les parachutistes rentrent pour arrêter Ali Lapointe. Et il y a une jeune fille qui dormait sur le petit fauteuil qui avait là-bas. Il lui a fait faire monter, descendre au moins 20 fois. J'ai dit, écoute, Gilles, pourquoi tu... Il me dit, tu sais pas pourquoi. Parce que si je la fais pas
si je la fatigue pas, elle ira comme une fleur, tandis qu'elle monte, elle descend, elle transpire. C'est là où je tourne mon... On a fait quelquefois 50 prises pour une réplique. J'ai très bien compris ce qu'il voulait. Il voulait que mon état d'abrutissement soit tel que je n'ai plus aucun réflexe pour me contrôler moi-même. Et finalement, on n'a pas eu des difficultés, mais on a eu quelquefois des discussions très ardues. J'ai une petite anecdote à propos du plan d'entrée du colonel Mathieu dans les rues d'Alger. D'abord, j'avais jamais défilé de ma vie à la tête de 300 paras. J'avais très peur de ne pas bien faire, d'autant plus qu'il y avait toute la population qui était là en train de crier « Vive la France, vive Bijard, vive Mathieu, vive la France !» Enfin, c'était un peu émotionnant quand même. Et tout d'un coup, j'ai vu la voiture travelling qui était devant moi et qui disait « Stop !» Veramente si doveva sentire la sua forza di comandante militare. Veniva avanti con dietro i paracarutisti. E di colpo ho sentito che non era all'altezza, mi sentivo disperato perché non potevo cambiare. Oltretutto, come succede nel cinema, il sole stava per andare via, bisognava girare e non sapevamo che fare. A un certo momento mi è venuta un'idea. Et Gillo est venu vers moi et m'a dit « Est-ce que tu as des mouchoirs ?» Je dis non, pourquoi, il n'y a pas à pleurer. Il me dit, il m'en faut plusieurs. Et finalement, on a trouvé plusieurs mouchoirs. On m'a mis plusieurs mouchoirs sur les épaules, en dessous de la veste. Et en effet, j'ai vu mes épaules qui se redressaient comme ça, alors que j'étais déjà au maximum de ma taille et de ma corpulence. Et il m'a dit, maintenant, c'est un colonel de para. Mathieu Philippe, né le 5 août 1907 à Bordeaux. Grade, lieutenant-colonel. Campagne, Italie et Normandie. Membre d'un mouvement de résistance anti-nazi. Expédition, Madagascar et Suez. Guerre, Indochine et Algérie. Il ruolo delle donne in battaglia di Algeri corrisponde un po' a una situazione che si andava rapidamente sviluppando in Algeria, cioè il ruolo appartato, seminascosto delle donne che c'è sempre nei paesi arabi, diminuiva giorno per giorno, si vedeva anche a vista d'occhio. Per questo, oltre ad avergli dato dei ruoli che in effetto loro hanno avuto durante la Resistenza, di combattenti clandestine, ma di combattenti, io ho voluto finire il film proprio simbolicamente su una donna. Durante le riprese capita sempre di essere portati a fare dei piccoli cambiamenti, ma la sceneggiatura studiata e elaborata con Solinas, le sceneggiature studiate e elaborate con Solinas, in generale erano sufficientemente forti per evitare questo rischio di esitazione. Quindi mi è capitato di rado di cambiare qualcosa alla sceneggiatura. Se l'ho cambiato, quelle volte che l'ho cambiato è dipeso sempre al solito dalla musica. Durante le lavorazioni di Battaglia d'Algeri c'è una scena cruciale. In Battaglia d'Algeri c'è adesso una scena cruciale ed è la preparazione delle 3 donne che devono scendere poi in città a mettere le bombe. Nella sceneggiatura iniziale c'era un dialogo che non convinceva Gillo e che Solinas si insisteva per tenere, essendo lui lo sceneggiatore. Ecco, in fase di lavorazione, in fase calda di lavorazione, mentre erano lì che stavano girando, Gillo sentiva ancora di più che questa cosa era falsa o comunque che non funzionava e si è inventato una cosa che ovviamente lì per lì Solinas non ha gradito, ma che poi invece, visto il risultato finale, ha gradito, cioè ha tolto completamente i dialoghi e ha accompagnato la preparazione di questa scena in cui le ragazze si decolorano i capelli, si truccano, cioè cercano di apparire occidentali, il tutto nel silenzio di
appunto di una situazione tra persone che stanno per andare a uccidere, e l'ha accompagnato soltanto con una musica tradizionale algerina, il Baba Salem, che sostituisce qualsiasi necessità, supplisce ogni necessità di dialogo. Quindi appunto era un lavoro continuo che si costruiva a ogni momento della lavorazione di un film. Sul montaggio è successa una cosa abbastanza strana. Io avevo scelto Ser Andrei, che era notoriamente il miglior montatore italiano, però gli avevo fatto delle raccomandazioni. Mentre ero a Algeri, nel fare un premontaggio, tieni presente che conta di più il senso di verità che gli effetti che si considerano vincenti in generale nel cinema. Ser Andrei mi ha mandato i primi 2 rulli da vedere, premontati, ma montati quasi completamente, e purtroppo lui aveva seguito il sistema classico, erano montati alla perfezione, come si monta a Hollywood, ma non c'aveva nulla a che fare con lo stile che io volevo che fosse, dove c'era la dittatura della verità. È successo che io ero nello stesso stabilimento di montaggio dove c'era il montaggio della battaglia d'Algeri. Io stavo montando un altro film, con mia moglie come assistente. E mi ricordo che poi Ser Andrei si ammalò. Ser Andrei, principe dei montatori italiani, è stato. Si ammalò e allora Gillo mi disse: montiamo qualcosa insieme, così, senza nessun impegno, nessun incarico ufficiale. Poi Ser Andrei tornò, si incavolò moltissimo del fatto che io avessi montato delle cose, e Gillo gli disse: le altre ore me le faccio con Morra. E lui s'oppose, insomma, s'oppose. Allora Gillo mi disse: mi dispiace, insomma, dobbiamo interrompere questo fraterno rapporto di lavoro. E la storia finì là. Poi passarono dei mesi, Ser Andrei morì, aveva montato 3/4 del film. E Gillo mi disse: vuoi fare il film con me? E lui mi disse poi: per me è un rischio, perché tu sei uno giovane così, insomma. E dissi: vabbè, montiamo il film. E abbiamo cominciato. Non mi risulta che fra Gillo e Solinas ci siano stati degli accordi per calcare di più su una cosa o meno su un'altra cosa. Naturalmente il bambino che mangia il gelato, la donna, insomma, certi aspetti, forse che in quel momento là lui voleva sottolineare criticamente. È un tassellino che contribuisce a dare il senso della imparzialità, della verità del film che volevamo dare a tutti i costi. Mario Morra aveva capito benissimo che questa era l'esigenza fondamentale, cioè il DNA del film. Per me il momento più bello nel mio lavoro è quando, finito o quasi finito il montaggio, mi chiudono in moviola e comincio a rivedermi il film e a fischiettarmi i temi che vorrei che ci fossero nel... Insomma, però è il momento in cui veramente comincio a essere affezionato al film. Uno dei dispiaceri più forti della mia vita è di non aver fatto il compositore. In tutti i miei documentari ho fatto la musica, l'ho fatta anche in parte in alcuni film. In Battaglia Algeri il problema era che mi trovavo, avendo sempre bisogno di un vero compositore che scriva la musica, con un compositore con una personalità molto forte.
che allora era giovane, ma già ce l'aveva. È cominciato che lui mi ha chiesto di fare la musica della battaglia d'Algeri. Io mi sono meravigliato, ero alle prime armi ancora nel cinema, e mi sono molto meravigliato di questa sua richiesta. Conoscevo già il film che aveva fatto prima, Capò, che era un bellissimo film, e quindi gli chiesi per quale ragione aveva chiamato me. E lui mi meravigliò ancora dicendomi che aveva visto il film di Sergio Leone per qualche dollaro in più, il secondo dei western di Sergio Leone, e mi disse che gli era piaciuta molto la musica e quindi mi aveva chiamato. Comunque accettai di farlo perché io ero tranquillo di poter fare bene. Beh, con Ennio non solo c'è una grande amicizia, ma è stato testimone alle mie nozze, e poi niente, siccome amiamo lo stesso tipo di musica, musica classica, eccetera, c'è questo grande tessuto connettivo tra noi due. In generale c'è qualche frizione, perché quando io porto un tema non gli piace, lui non è che lo accetta. Lui me ne porta uno, non mi piace, non è che non lo accetta. E si lotta fino a che si trova una cosa che piace a tutte e due. Io ero abbastanza orgoglioso allora, e come lo sono ancora adesso, che non volevo questa egemonia del regista sulla musica, però ha un'intuizione di quello che musicalmente serve al suo film, per la sua immaginazione musicale e per le sue conoscenze musicali è stato molto utile in tutti i film che io ho fatto con lui. Gillo aveva nella mente, gli frullava un temino, e questo tema che fa e che fa sempre così, ed è solo questo, e sotto il quale Ennio poi ha fatto una sinfonia. Questi 4 suoni erano semplicissimi. Ho costruito su questa provocazione la musica del film. Che dopo le stragi c'è una musica mia a sé stante che non hanno avuto, questo pezzo non ha avuto l'influenza neanche minima di Gillo. È la stessa musica della strage di Dentro la Casbah e quella dentro quel bar. La prima è quella più lunga e diciamo anche quella più commovente. Gillo quando la registrava piangeva. Nella primavera di quell'anno, del 1966, mi telefonò il produttore Antonio Muso, che era il produttore della Battaglia d'Algeri, e mi disse che avevano fatto questo film con Gillo Pontecorvo e che avrebbero avuto assolutamente bisogno di una presentazione in campo internazionale importante, perché per valorizzare questo film. Finì a Venezia perché c'era un direttore illuminato e intelligente come Chiarini che volle vederlo, che capì immediatamente il peso del film, anche grazie a Tullio Chesic, che era nella sua commissione e che immediatamente disse che andava preso. Nei confronti dei contenuti del film e del modo di raccontarli, cioè sia dal punto di vista ideologico sia dal punto di vista artistico, nessuno, né il direttore Chiarini né gli altri membri della Commissione di Venezia hanno avuto niente da ridire. Il problema era proprio l'inopportunità di inimicarsi il più grande paese produttore di film dell'Europa. Chiarini mi disse: possiamo anche prendere questo film, ma iniziamo una guerra con i francesi, con Parigi, che in questo momento sostengono molto il Festival di Venezia, che
sarà una tragedia irreparabile. E quindi la battaglia d'Algeri approdò appunto miracolosamente e con tempi strettissimi, perché l'edizione restava, era una cosa che non era ancora completa, a Venezia. Siamo arrivati a Venezia, la prima cosa verso mezzanotte abbiamo proiettato. Io stavo il giorno dopo, la mattina presto, abbiamo proiettato alla Sala Grande. Venne accolto da un attimo di silenzio che terrorizzò Pontecorvo e Picci, che stavano lì frementi ovviamente ad aspettare la reazione, anche perché si ricordavano dei 9 minuti di applauso che avevano accolto Capò 2 anni prima. E dopo questo attimo di silenzio fu un travolgente applauso. Poi in un certo momento, mentre stavamo nella cabina, sento che erano tutti già Ennio Morricone, c'erano tutti sul palco, e sento dei gatti. Allora sono sceso giù e sono andato lì, è una delle cose più emozionanti. Ci fu un applauso scrosciante, ma proprio scrosciante. Io mi ricordo che venni giù dalla cabina, mezza la folla, in tripudio, e Gillo che s'avviò verso lo schermo, commosso, anche lui. Però non corrispondeva a una reazione unanime. Prima di tutti i francesi, la delegazione francese lasciò la sala indignata e arrabbiata, minacciando problemi diplomatici. Ma anche la critica non fu unanime. E la mattina in cui si riuniva la giuria per il Festival di Venezia, io stavo con mia moglie a fare il bagno davanti all'Excelsior. C'era un mare bello piatto, stavamo belli allegri e felici, contenti se per caso il film avesse avuto anche una piccola sottolineatura, l'avessero citata, avesse avuto una menzione. Se ne stava a sguazzare pigramente in maniera pontecorviana, forse anche perché quella era un'annata molto forte di Venezia, in cui erano stati presentati un film di Klug, Hasard Balthazar di Bresson, Fahrenheit 451 di Truffaut, quindi Gillo forse non contava neanche tanto sul premio, nonostante gli applausi e il successo della sera prima, ma a un certo punto si è visto arrivare una schiera di fotografi che gli annunciano che ha vinto il premio Fipresci. Poco dopo, tornato in albergo, lo raggiunge invece una telefonata di Bassani, lo scrittore, che era presidente della giuria e che gli annuncia la vincita del Leone d'Oro. Beh, fu una serata splendida, perché uno prende un premio, il film lo meritava, però mica sempre chi merita il primo premio poi lo prende. Invece stavolta è andata bene perché era veramente il grande film, un film straordinario. D'abord, ce qui m'a frappé le plus, c'était de voir le drapeau algérien qui faisait plus de 5 mètres à la Biennale de Venise. J'ai dit, tiens, mon pays, après 5 années de liberté, il se trouve dans des endroits à concurrencer Fahrenheit. Il y avait le film Fahrenheit, il y avait plusieurs films à cette époque, mais ils nous ont choisis à nous. Donc. Parce que le film a été programmé dans un circuit de salles à Paris, et dans la nuit qui a précédé la première projection, on a mis le feu dans les cinémas, crevé les écrans, et il y avait un début de révolte unanime contre la projection de ce film en France. Et les Français, donc, qui étaient en France, n'étaient pas contents du tout de voir le mot bataille d'Alger, surtout guerre d'Algérie, qu'ils ont vécu, ça leur faisait mal, et surtout fait par moi. J'étais l'ennemi public numéro 1. Donc le film n'est pas passé en France, mais reconnu par l'État français, et ils m'ont donné l'autorisation d'exploiter le film. Je peux l'exploiter demain, mais qui est le distributeur qui a le courage de... Poi Louis Malle, purtroppo deceduto, un grande regista francese che adorava il film, e con alcuni suoi amici che avevano la stessa posizione verso il film, si sono messi insieme, d'accordo,
con le organizzazioni democratiche giovanili, vagamente di sinistra, ma insomma le organizzazioni giovanili, per far uscire il film in 4 cinema a Parigi. Il film non fu distribuito in Francia fino al 71, quando Louis Malle provò il coraggio di farlo, e a quel punto polemiche e passioni si erano sufficientemente spente perché il film avesse la risposta che doveva avere.